Ciao ragazzi, qui è Icy Axi, benvenuti nel quinto episodio della Pack Carriera, la carriera dove il mercato viene deciso dai pacchetti dell'Ultimate Team. Alla fine dello scorso episodio questa era la situazione della classifica. Noi guidiamo il gruppo, seguiti dal Palermo, che però è distante 10 punti da noi. Il calendario di marzo è molto fitto, con ben 6 partite in programma. Non so ancora quali di queste deciderò di mostrarvi, sicuramente quella contro il Bari, al San Nicola, visto che al momento occupa un'ottima posizione di classifica e big match non posso non mostrarveli. Avrei voluto mostrarvi anche la partita contro la Salernitana, ma purtroppo il file si è corrotto e del match si sono salvati solo i primi 7 minuti. Tornando a noi, abbiamo vinto in casa contro il Cosenza, in una partita molto bloccata. Poi abbiamo perso, appunto, a Salerno e clamorosamente abbiamo perso anche la partita successiva in casa contro il Modena. Per fortuna, prima della partita col Bari, siamo tornati a vincere battendo per 4-0 il Cittadella nel loro stadio. E quindi adesso la classifica si complica, visto che i punti di vantaggio nei confronti del Palermo si sono ridotti a 6. Sarà ancora più fondamentale arrivare alla vittoria contro il Bari, ed è arrivato il momento di giocare. Il Bari è una delle squadre migliori di questo campionato e fa della difesa bassa e delle ripartenze i suoi punti di forza. Condotti da Benali, nelle ultime 5 partite sono imbattuti, per quanto siano arrivate soltanto 2 vittorie. Spero sia una partita meno complicata di quella d'andata, dove il Bari ci ha fatto sudare la vittoria. La squadra scelta per questa partita vede diversi cambiamenti. In difesa, Goi prende il posto di Mallica, affaticato. Anche Yepes e Coda sono stanchi, per cui partiranno dalla panchina. In attacco come punta agirà quindi Tutino e dietro di lui giocheranno Soriano ed Estanis. The atmosphere is building as two sides worthy of the biggest stage get ready to clash in front of a packed stadium. Viene inquadrato Kasami, autore di una doppietta nella scorsa partita, ma ora è tutto pronto per iniziare e saremo noi a dare il calcio d'inizio al match. Ci prova subito il Bari con Favilli che scocca il tiro da lontano, ma non ci sono problemi per Silvestri che blocca la conclusione. Tocca a noi costruire adesso ed Estanis vede il movimento dentro l'area di Tutino. Lo serve con un pallone alto che Gennaro insacca con un colpo di testa al volo che fa impazzire i nostri tifosi presenti allo stadio. Pochi minuti più tardi recuperiamo palla a centrocampo con Santoro. Scambio tra Tutino e il centrocampista che poi manda in porta l'attaccante con un pallone alto. Davanti al portiere la nostra punta rimane calma ed insacca con potenza. Oh, you can't stop them now. They've got another in double quick time. A metà primo tempo, un nuovo inserimento di Totino, stavolta visto da Soriano, porta al tiro al volo dell'attaccante, ma stavolta il palo gli nega la gioia della tripletta. Verso la fine del primo tempo, Lasagna serve Favilli, che di mezza punta tira. Grande reazione di Silvestri, ma purtroppo il pallone rimane davanti a lui, ed è sempre Favilli a raccoglierlo per segnare a porta vuota. Male e poco reattiva la difesa in questo caso. Adesso il Bari ci crede e Bellomo tira da lontano. Silvestri è ancora attento e devia in angolo. Sulla battuta dell'angolo arriva un colpo di testa centrale che viene neutralizzato da Silvestri e l'arbitro fischia per fortuna alla fine del primo tempo, concedendoci di respirare. Secondo tempo decisamente più noioso, ma ci prova ancora il Bari che con Lella tenta l'ennesimo tiro da fuori. Uno sprint di Santoro attira i difensori su di lui, liberando Venuti, che una volta ricevuto il pallone riesce a servire al centro dell'area Tutino. Il tiro però si spegne sul fondo. Proviamo quindi a colpire in contropiede, ma il palo nega ancora una volta la tripletta a Tutino e ci costringe a difendere ancora una volta un vantaggio minimo. Per fortuna, negli ultimi 10 minuti succede poco e niente, e arriva il fischio dell'arbitro che pone fine alla partita. Vittoria importantissima che vale 3 punti d'oro per la classifica. Abbiamo concluso marzo con un'altra vittoria in casa contro il Mantova, per poi vincere nuovamente in trasferta contro la Juve Stabia per 2-0. Poi un nuovo stop, ancora un pareggio col Brescia che continua a farci perdere punti ogni volta. E di nuovo una vittoria, stavolta con il Pisa, prima delle ultime 2 partite, che saranno la prima contro lo Spezia per la penultima giornata, mentre l'ultima sarà a Palermo, sperando di arrivare con un buon vantaggio allo scontro diretto finale. Ed è quindi il momento di affrontare lo Spezia. Dopo una partenza lenta hanno disputato un buon campionato ed hanno una difesa davvero interessante, almeno per quanto riguarda le individualità. Però nelle ultime 5 partite le vittorie latitano e so ben 3 le sconfitte. Sarà il nostro compito limitare il loro gioco sulle ali e vincere così la partita. Per andare a prenderci 3 punti non facciamo nessun cambiamento alla formazione titolare. Non è il momento di far cambi o di riposare, bisogna dare tutto. Well, this is the kind of match every football fan looks forward to. A lot on the line and the likelihood of a tension-packed occasion. We'll have every kick of the ball for you. I tifosi sono pronti a tifarci e Coda è già in mezzo al campo per dare il calcio d'inizio al match. Possiamo quindi partire.
Ci rendiamo subito pericolosi con Coda, che sguscia tra due difensori, ma il tiro viene parato dal portiere avversario e la palla viene poi spazzata. Siamo inoltre costretti a sostituire Yepes, uscito acciaccato da un contrasto di gioco avvenuto dopo pochi minuti di partita. Il nostro tiro è stata l'unica azione degna di nota della prima frazione ed andiamo così tutti a riposo sullo 0-0. Anche i primi 20 minuti del secondo tempo sono stati poco eccitanti, ma ora lo Spezia sta spingendo e Kolak approfitta di una marcatura leggera di Mallica per presentarsi davanti a Silvestri. Nulla da fare per il nostro portiere, lo Spezia è in vantaggio. Ed 8 minuti più tardi è ancora Mallica ad intervenire così e così, ed in questo modo Di Serio trova spazio per essere servito e bucare per la seconda volta Silvestri in uscita disperata. Partita che non ha quindi più niente da dire. Usciamo sconfitti anche da questo match, ci stiamo complicando le cose da soli. Arriva la conferma dell'infortunio di Yepes, che ne avrà per 4 settimane, saltando così il match contro il Palermo. È il secondo infortunio lungo dopo quello di inizio stagione che lo ha tenuto fuori per 3 mesi. Non è una situazione che mi piace, i giocatori così propensi agli infortuni creano danni, soprattutto quando la rosa è corta, come nel nostro caso. Ora non rimane che giocare col Palermo. Sono stati i nostri avversari fin dall'inizio e qui possiamo vedere perché. Squadra forte in tutti i reparti e che gioca bene trascinata davanti da Di Francesco e Leduaron, uno dei migliori marcatori della Serie B di quest'anno. Sarà fondamentale per noi bucare la loro difesa bassa, ma senza sbilanciarci, perché in attacco sono fenomenali. A game of colossal importance and a stadium packed to the rafters. We can't ask for any more. How could it be otherwise when two high-level... Come nei migliori film di Hollywood, l'ultimo atto di questa stagione si gioca tra le prime due squadre della classifica. Siamo nel loro stadio, ma dobbiamo vincere ugualmente per dimostrare di meritare la vittoria del campionato. Saranno i padroni di casa al dare il via alle danze. Partiamo forte, con un recupero di palla alto e una triangolazione veloce che libera Coda al tiro, ma il piattone della nostra punta non è abbastanza angolato ed il portiere riesce a intervenire deviando in angolo. Ci prova anche il Palermo a metà primo tempo, ma il colpo di testa di Leduaron è innocuo per Silvestri, che riesce a bloccare al petto. Il primo tempo si conclude dunque in parità, per ora la partita è abbastanza bloccata. Il secondo tempo inizia con noi che spingiamo forte e con un'azione elaborata riusciamo a presentarci in area con Coda. L'attaccante però è chiuso ed allora scarica Bertutino che lascia partire un tiro potentissimo, imparabile per Silvestri. Ora ci crediamo e con Santoro arriviamo nuovamente al tiro, ma fuori equilibrio il centrocampista tira al lato e non di poco. Continua la nostra pressione, Soriano serve Coda con un lob, controllo e tiro al volo dell'attaccante, ma stavolta Sirigu si supera e riesce a intervenire con la punta delle dita. Ci riproviamo poco più tardi, sponda di testa di Soriano al centro Bertutino, che tira di prima intenzione, ma ancora una volta si oppone al tiro nuovamente con un ottimo riflesso il portiere del Palermo. Ultima azione che vede prima il tentativo di Skripski, rimpallato, e poi Coda, che manda al lato di poco. Ma finisce qui la partita, siamo andati a vincere in casa dei principali avversari di questa lunghissima stagione, legittimando la vittoria del campionato. Ed ecco la classifica finale della Serie B 24-25. Vinciamo il campionato con 85 punti, mantenendo ad 8 punti il nostro vantaggio sul Palermo, che salirà quindi in Serie A con noi. Vedremo poi chi la spunterà ai playoff. Classifica marcatori che vede Iemmello mettere il turbo nelle ultime partite e vincere il premio di miglior marcatore. Solo terzo Coda con 18 centri. I migliori assistman sono Verre e Leduaron a pari merito, seguiti sempre dal nostro Coda. Vince e domina invece la classifica delle porte inviolate il nostro Silvestri, che chiude a 20 clean sheet in 38 partite giocate. Sicuramente sarà una stagione da ricordare per lui. Parlando della nostra rosa, il giocatore più importante è stato sicuramente Coda, 7,88 di media voto, 18 reti e 8 assist all'attivo. Purtroppo ha una certa età ormai, vedremo quindi il da farsi. Segue Tutino, 7,70 di media voto, ma i gol sono 12 e gli assist solo 5. Per quanto riguarda i gol c'è da dire che ha quasi sempre giocato dietro la punta, ma mi aspettavo comunque qualche rete in più. Benino Skripski con 8 reti e 5 assist, uno dei primi acquisti decisi dai nostri pacchetti. Mi sarei aspettato anche da lui un contributo maggiore, soprattutto visto il prezzo pagato per acquistarlo. Tutti gli altri hanno giocato più o meno bene, ma ulteriori valutazioni verranno fatte in seguito. Concludiamo col premio del torneo, che purtroppo è di 1,5 milioni circa, ma ci dobbiamo accontentare per questa volta. È stata una stagione lunga. Alla fine abbiamo portato a casa il massimo risultato. Ora c'è da ricaricare le pile e prepararsi ad una nuova sessione di mercato, dove quindi torneranno i nostri amati pacchetti, stavolta di tipo diverso. Ma per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Ci vediamo in Serie A.